Buongiorno cari amici, oggi vi voglio fare vedere il sistema che utilizzo per aggiungere i dati di telemetria ai miei video. Tutto questo è nato dal fatto che GoPro ha eliminato il sistema Quick, che era il loro programma per aggiungere queste informazioni sui video, e una volta era possibile utilizzarlo anche sui PC desktop. Ora funziona solo sui dispositivi mobili. E dopo parecchie ricerche ho trovato un modo che funziona bene per aggiungere queste informazioni. Vi faccio per esempio vedere questo esempio di cosa ho aggiunto ai video. Si vede il percorso, i dati sulla velocità, la direzione per esempio. Poi ho aggiunto anche l'altimetro con questo sistema, questa barra che si alza e si abbassa in base a dove si sta andando. Inoltre sono anche riuscito ad aggiungere ad esempio un'immagine per il luogo in cui ci si trova del percorso. Questo è veramente modificabile a piacimento e mi sono sbizzarrito nel farlo. Qui ho aggiunto per esempio la foto, ho creato questa foto che è proprio della moto che sto guidando. E un altro esempio più semplice è questo, dove senza l'altimetro ho aggiunto il percorso. I colori, tutto quanto è tutto modificabile a piacimento, e ora vi farò vedere come ho fatto ad arrivare a questo risultato. Come prima cosa ho registrato il video con la GoPro attivando l'impostazione dove viene in modo che registri questi dati del GPS. Questo è il file originale appena scaricato dalla GoPro. Noi dobbiamo estrapolare i dati da questo file relativi all'altezza, velocità, tutto quanto, cioè non velocità ma il sistema registra per ogni, non so, centesimo di secondo una linea dove marca esattamente le coordinate GPS. E per poterli estrapolare ho trovato, dopo varie ricerche, questo sito, potete leggerlo qua, goprotelemetriextractor.com/free. Da questa pagina è possibile, senza dover pagare, estrapolare questi dati dal file. Allora andiamo qua, vedete nella parte free si può estrapolare tutto quello che abbiamo bisogno. Noi clicchiamo qui e scegliamo il file, andiamo sul desktop, prendiamo la nostra A e lo apriamo. A dipendenza di quanto è grande il file ci mette più o meno tempo. Ora taglio un attimo il filmato. Eccoci, qui si vede la pagina che si apre, si vede che modello di telecamera ho utilizzato e scegliamo cosa andare ad estrapolare. Andiamo a prendere il GPS. Qui ci si apre questa nuova pagina e quello che a noi serve è GPX, che sono appunto tutti questi dati che utilizzeremo in seguito. Clicchiamo qua, attendiamo ancora un momento e ci viene scaricato un file di testo. Lo incolliamo sul desktop in questo caso. Allora abbiamo il nostro file che vi faccio vedere come è composto. Io in questi file ci ho anche lavorato a volte, ad esempio avendo più filmati separati ma volendo crearne uno unico, è possibile aggiungere all'interno di questo file più dati. Uno che sa un po' smanettarci ci arriva. Ecco che passiamo quindi ad utilizzare il programma vero e proprio in cui andremo ad aggiungere la parte visiva di questi dati. Il programma si chiama Dashware, qui potete vedere il link dove scaricarlo gratuitamente, e una volta scaricato ed aperto ci si trova in questa pagina. Da vedere un po' old school ma funziona veramente bene. Allora noi andiamo a creare un nuovo progetto, new project, e accettiamo.
in questo momento ti propone già alcune informazioni che potrebbero essere aggiunte al video, ma sono tutte veramente parametrizzabili. Allora andiamo a scegliere il nostro file video che vogliamo elaborare e andiamo anche a scegliere, quando ha terminato la sua elaborazione, lui ti dice che non trova i dati, ma non preoccupatevi. A questo punto andiamo a scegliere il file di dati che abbiamo creato. Allora, è questo qua, .gpx. Apriamo e lo aggiungiamo. In questo momento vedete già che cambia qualcosa, è comparso per esempio il percorso, qui abbiamo la velocità per esempio, e questi sono tutti degli esempi che ti propone lui che possono essere cambiati a piacimento. Andiamo ad esempio a vedere qua. Prima di tutto bisogna sincronizzare con il video, che bisogna aggiungere questo visto in questo modo, e qua interessante si ha tutti i tachimetri, varie percorso, se è magari circolare, tutto quello che si vuole aggiungere è possibile trovarlo in questa pagina, ce ne sono veramente una vasta scelta. Adesso per esempio andiamo a vedere questo che è il percorso e si può modificare a piacimento, lavorandoci si può per esempio fare la trasparenza, si può modificare il pallino, si può aggiungere un'immagine, il colore, tutto quanto. Adesso qui lo vedete, non si vede tanto bene, ma è proprio solo la parte di visualizzazione, di elaborazione. A questo punto il file potrebbe essere pronto e si può quindi esportare, creare il video, tutti i vari parametri e così via, e si crea. Questo processo impiega parecchio tempo. La generazione del file purtroppo utilizza solo la CPU e non la GPU, non la scheda video. Per questo motivo, almeno nel mio caso, ci impiega di più. Se potessi usare la scheda video andrei veramente più veloce. E finito, una volta creato il video si ha qualcosa del genere. Qui si ha qualcosa del genere, tutto totalmente gratuito. Spero che vi possa essere stato d'aiuto e vi saluto e vi aspetto al prossimo video.